Okay, we're back with Inside Pro Cycling TV, and actually talking to Diana, one of the things that came to mind is that we really didn't talk much about the training that a female cyclist goes through, nor the how they eat, how they do all their calorie consumption, how they train specifically. So I wanted to get back with her, and she was gracious enough to stay here with us and get into more specific details about the training and the habits of calorie consumption and eating that a female cyclist goes through. So let's get a little bit more into detail, Diana. How your riders and how when you were a rider used to train for, like, let's say this period, we're now in May. What would a typical week of training be like? Allora, partiamo da presupposto, come dicevo prima, per diventare qualcuno il giorno d'oggi, per raggiungere degli obiettivi non puoi trascurare niente, perché nonostante che il ciclismo femminile non è considerato professionistico, però siamo entrati nell'ottica di professionismo, dove non si può trascurare niente, non si può trascurare mangiare, non si può trascurare peso, non si può trascurare giusta specifica di allenamenti. Feminine cycling, she says, it's in that regard is very much like male cycling. In other words, you cannot make excuses about anything. I mean, the training has to be very, very professional. The subsistence or the eating or the calorie consumption or the weight, all of these play a bigger role in cycling in females as it does in males. So it has to be something that has reached the point of such, should we say, such professionality or professional aspects that they cannot be disregarded. So their attention to detail is as big as the attention to detail that males go through. Diciamo che in grosso modo, presentando la preparazione specifica, secondo me è molto importante passare bene inverno per noi, passare in modo giusto il periodo di tempo dove non ci sono le corse, perché una volta poi quando partono le corse si va automaticamente in forma. Mm-hmm. Diciamo porsi degli obiettivi, e ponendosi degli obiettivi già sappiamo come dobbiamo passare inverno. So winter preparation is also extremely important for them. Like, what do you do in winter? Palestra, in other words, the gym. What training do they do? Let's get specific. Diciamo fare o palestra all'interno o fare palestra come le chiamo io in bicicletta è la stessa cosa. Importante che sia richiamo di forza. In other words, you're looking for power during the winter months. What they do is, whether it's in the gym or whether it's actually on the bike, they're looking for developing power. Perché ovviamente i richiami di forza si fanno dopo aver strutturato una bella base di chilometri, dove non si guarda frequenzimetro, non si guarda niente, si getta solamente un fondamento per iniziare a costruire la casa. Yeah, these first months in the wintertime, there's no heart rate monitor, there's nothing, but it's an intense period in which you're trying to develop power. Dopo aver fatto, diciamo, base magari su 1000-1500 km fatti tranquilli, iniziamo a lavorare piano piano inserendo richiami massimi della forza, perché i richiami massimi della forza non possono essere messi insieme ad altri lavori. Il primo lavoro specifico è il richiamo della forza. The first specific work that they do then, it's actual maximum power training. In other words, first of all, they do the gym part. Then they do basic, 1,000-1,500 kilometers. Then they begin to do specific power training. E questo li fanno come ripetizione? Sì, i richiami di forza massimale sono ripetute brevissime, diciamo da 20 secondi, possono cominciare da 10 secondi, possono partire in salita. 10 to 20 second power burst at maximum effort. And they could be in hills, basically, hill repeats at maximum effort, 10 to 20 seconds. Vengono fatti 2 volte alla settimana circa e poi man mano andiamo a abbandonare lavori di forza massimale e andiamo a inserire altri lavori. Then, this is done twice a week, and then a little bit at a time they start
dropping away from the maximum power training into other. Quali Poi sarebbero gli andiamo, altri? sono lavori di velocizzazione, sono lavori di agilità, dipende, non si può parlare così tanto, poi dipende da persona a persona, bisogna vedere che persona ha in mano, quali caratteristiche di base sono dell'atleta, perché è una cosa molto importante sapere già in partenza se l'atleta è scalatrice, è velocista o è passista veloce o è una cronoman. Then you got to, at that point, you begin to define what are the specific characteristics of the athlete, and then you begin to do either climbs, hill climbing efforts, or you begin to do speed work, or you begin to do high RPM work, depending upon where they are in their actual specific abilities or what they are really good at. Andiamo a richiamare, cercando di inserire dei lavori che richiamano le caratteristiche naturali dell'atleta, ovviamente, perché così cerchiamo di portare al massimo cosa può essere espressione di un atleta. Yeah, in other words, they're trying to look for the specific abilities of the athlete and try to develop those to the maximum extent. E per il mangiare, per l'alimentazione? Per quello che riguarda mangiare e alimentazione, ovviamente se atlete hanno problemi, grandi problemi di peso, si rivolge a un dietologo. Chi dà una dieta rigida dove si segue anche i grammi di quello che si mette in bocca, Yeah, se ci sono tanti chili di peso in più. if this is an athlete that's having difficulty with her weight, then they actually go to a specific doctor who would get this athlete on a very, very, very rigid diet, that they actually have to weigh everything that they eat in order to get her to the point of their ideal weight. Se non ci sono grandi problemi di peso, ovviamente sappiamo che c'è bisogno di avere variazione di menù. Bisogna mangiare di tutto, però bisogna sapere di non mescolare le cose, due carboidrati insieme. Sappiamo che mangiare la pasta subito dopo l'allenamento è fondamentale, o subito dopo la gara è fondamentale, perché il muscolo ha bisogno di glucogeno, quello che ha speso durante la gara, c'è bisogno di carboidrati e c'è bisogno di ripristinare le sue funzioni di prima. What they do then is, if the athlete is not one that has difficulty with her weight, then basically it's a balanced diet. In other words, something that they eat a little bit of everything. It's not so rigid, but at the same time, there's also that periodic eating, which immediately after a difficult training ride or immediately after a race, it's very important to consume carbohydrates. For example, for them, she calls pasta the doping that they do, because they eat a lot of pasta immediately after difficult training or immediately after a race. Poi diciamo ovviamente che il periodo dove si segue le diete è invernale, perché poi quando si comincia a lavorare a tosto non c'è più da seguire le diete, c'è da mangiare tanto equilibrato, c'è da mangiare proteine alle sera, o bisogna vedere che personaggio hai. Io bruciavo tantissimi carboidrati, io dovevo mangiare anche 2 volte al giorno carboidrati, però ci sono le persone che se non bruciano così tante calorie non puoi riempire, perché sennò diventa una botte, come si dice, no? See, she says that basically what they do, once the season starts in earnest and they're riding a lot, they don't have to be so mindful of the food. They just have to be, a varied diet, or a very extensive diet, eating a little bit of everything. But at the same time, they're consuming so much that they don't have to be so careful about exactly the quantities that they eat, providing that they also keep an eye on the scale, not go overboard. C'è da tenere d'occhio sali minerali, magnesio, potassio, ferro, In the summertime, queste. you got to take a look at mineral salts, magnesium, potassium, iron, etc., because it's all, again, looking for that balance. Dopo la corsa, dopo la gara, si deve ripristinare le forze con i prodotti. Noi utilizziamo linea performance, apposta per facilitare il recupero. They also use some supplements to speed up the recovery. Siamo proprio senza tempo praticamente. Perfetto. Allora, voglio ringraziarti di nuovo per essere qui insieme con noi e tutta questa informazione che è molto importante per le donne in tutto il mondo che fanno allenamento, che fanno delle gare. I just thanked her very much for giving us all this information.